La scienza sta diventando sempre più importante nella comprensione della mente e del corpo umano e del loro rapporto con il mondo esterno. Una delle aree di ricerca più promettenti in questo ambito è la fisica quantistica, che spiega come la mente e la materia siano in realtà collegate e come l'una influisca sull'altra. Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. In questo video di Joe Dispenza in italiano viene spiegato come sia possibile riprogrammare il subconscio per avere una mentalità vincente e migliorare la propria crescita personale, applicandosi quotidianamente nella meditazione. Le neuroscienze, la neuroendocrinologia e l'epigenetica stanno fornendo nuove informazioni su come il cervello, il sistema nervoso, il sistema immunitario e i geni siano influenzati dall'ambiente e come questi possano influire sulla mente e sul corpo. Joe Dispenza dice che queste scoperte stanno dimostrando che non siamo predestinati ad essere in un certo modo a causa dei nostri geni, ma che siamo in grado di adattarci e cambiare in base alle esperienze e alla conoscenza che acquisiamo. Ciò significa che imparare nuove cose ci dà la possibilità di vedere il mondo in modo diverso e di avere nuove opportunità. Inoltre, la ricerca dimostra che concentrandosi su un argomento per un'ora si possono raddoppiare le connessioni cerebrali su quell'argomento e che se non si ripete e non si ripassa quanto si è appreso, quei circuiti si disattivano nel giro di poche ore o pochi giorni. Ciò significa che per trasformare la nuova conoscenza in una nuova esperienza è necessario ricordare e spiegare ciò che si è appreso, creando così la struttura neurologica per un'esperienza futura. In sintesi, la scienza sta fornendo nuove conoscenze su come funziona la mente e il corpo umano e su come possono essere influenzati dall'ambiente e dalle esperienze. E questo ci dà la possibilità di adattarci e cambiare in modo consapevole, piuttosto che essere condizionati dai nostri geni. Le tecniche che il dottor Joe Dispenza utilizza sono tutte mirate a riprogrammare il cervello per raggiungere uno stato di mente più positivo e raggiungere i propri obiettivi nella vita. La tecnica dell'associazione di Joe Dispenza, ad esempio, consiste nel creare un legame emotivo tra un'abitudine o un comportamento indesiderato e un'emozione negativa. In questo modo si crea una dissociazione tra l'abitudine o comportamento e il suo stato mentale, rendendo più facile cambiare il comportamento. Per fare ciò, Dispenza consiglia di visualizzare mentalmente la situazione in cui si verifica l'abitudine o il comportamento indesiderato e di associarlo con un'emozione negativa, come la paura o la tristezza. In questo modo il cervello associa automaticamente l'abitudine o il comportamento indesiderato con uno stato mentale sgradevole, rendendo meno probabile che si ripeta in futuro. Egli sottolinea che questa tecnica richiede pratica e costanza per essere efficace e che può essere utilizzata in combinazione con altre tecniche di meditazione e di visualizzazione per rafforzarne l'effetto. La pratica della meditazione e della visualizzazione sono molto importanti per creare nuove connessioni neurali e sviluppare nuovi schemi di pensiero e comportamento più desiderabili. Queste pratiche danno l'opportunità di poter raggiungere una maggiore consapevolezza e controllo del proprio stato mentale e delle proprie azioni. Joe Dispenza afferma che l'effetto della meditazione sul cervello è fenomenale, può aumentare la quantità di neuroni nelle regioni cerebrali coinvolte nella regolazione delle emozioni. Se provi un'esperienza nuova come la meditazione, il tuo cervello comincia a funzionare diversamente. Nuove informazioni attraversano nuovi percorsi neurali del tuo cervello. I neuroni si riconfigurano di conseguenza accendendosi e collegandosi tra loro per adeguarsi al nuovo percorso. Il cervello reagisce così agli ordini della mente.
Prova ad immaginare di avere il 20 o 30% di neuroni in più per gestire le emozioni grazie alla meditazione. Sarebbe bello, vero? Joe Dispenza utilizza una tecnica di meditazione specifica per aiutare le persone a riprogrammare il loro cervello e a creare nuovi pensieri, emozioni e comportamenti. Questa tecnica è nota come meditazione di guarigione della mente. La meditazione di guarigione della mente di Dispenza si basa sull'idea che attraverso la meditazione è possibile raggiungere uno stato di coscienza profonda in cui il cervello entra in una modalità di sincronizzazione cerebrale. In questo stato le onde cerebrali rallentano e diventano più coerenti, il che consente al cervello di elaborare informazioni in modo più efficace. Per praticare questa meditazione, Dispenza raccomanda di sedersi in una posizione comoda con gli occhi chiusi e di concentrarsi sulla respirazione. Inizia con un respiro profondo e lento, inspirando attraverso il naso e ispirando attraverso la bocca. Mentre respiri, concentrati sul suono e sul movimento del tuo respiro. Continua a respirare fino a raggiungere un ritmo respiratorio regolare. Inizia a visualizzare quello che desideri migliorare. Ad esempio, se vuoi migliorare la salute, dovresti visualizzare te stesso come una persona sana e felice. Se invece vuoi migliorare la relazione con una persona, dovresti visualizzare te stesso mentre vivi una relazione sana e appagante. Mentre visualizzi mentalmente l'obiettivo desiderato, inizia ad immaginare di sentirti come se fosse già realizzato e associa una forte emozione positiva per poter fissare nel tuo subconscio questa sensazione. Se ad esempio stai visualizzando la salute, dovresti immaginare di sentirti pieno di energia e privo di malattia. Sentiti perfettamente sano. Se stai visualizzando relazioni sane, dovresti immaginare di sentirti amato e supportato dalla persona che hai scelto. Questo tipo di meditazione dovrebbe essere praticata per almeno 20 minuti al giorno, tutti i giorni, per poter ottenere i migliori risultati. Con il tempo sarai in grado di raggiungere uno stato di coscienza profondo e saprai utilizzare la forza della mente per creare cambiamenti positivi nella tua vita. Ogni persona ha il potere quotidiano di cambiare il proprio cervello attraverso la consapevolezza mentale, creando nuove connessioni neuronali. Non è fantasia, ma una realtà che ognuno di noi può sperimentare nella propria vita. Questo non è un giornalino a fumetti né un film di fantascienza, è la tua vita e sapere come funziona l'inconscio ti aiuterà moltissimo. Cambiare il cervello è una cosa che fai tutti i giorni, ma adesso è arrivato il momento di guidare il processo intenzionalmente per migliorare la tua vita. Così come puoi aggiornare il sistema operativo del computer o dello smartphone, puoi anche potenziare il cervello modificando la tua mente. Questa è la forza del cervello quantico. Se vuoi vedere altri contenuti simili, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.